Buongiorno! Buongiorno amici! Ciao, ben ritrovati a tutti! Stiamo lasciando ai noi questo posto magnetico, questo bellissimo campeggio in questa vallata pazzesca di Tafraut. Dopo qualche giorno ci siamo goduti il paese, ci siamo goduti questo panorama meraviglioso, ci siamo goduti soprattutto, non per ultimi nella lista, i nostri amici. Eravamo una piccola comunità di italiani e è stato molto bello, come sempre, persone eccezionali. Però il viaggio poi prosegue, ognuno prende la propria strada. Ma poi ci rivedremo sicuramente, ecco, ci rivedremo. Questo è quanto. Ora, piccola spesetta veloce di un paio di cose che servono e poi cerchiamo un po' d'acqua per Charlie e poi oggi c'è il tour esplorativo delle vallate circostanti, quindi vi porteremo in certi posticini da urlo. Perché abbiamo avuto un po' di dritte dai nostri amici, quindi... Esatto. Ci sono fra i nostri amici persone che sono qui in Marocco, o meglio che hanno visitato il Marocco diverse volte e quindi ormai sanno qual è la vallata migliore, la strada migliore, dove passare, quindi ci scambiamo queste informazioni utili, come vi diciamo sempre, e alla fine insomma sono quelle che poi ti svoltano le giornate, no? Sì. Quindi ora, come vi dicevo, prima tappa proprio di acquisti e poi via. Poi tra l'altro c'è un cielo, oggi c'è una giornata incredibile. Fa anche un bel calduccio. Guardate il cielo senza nuvole. Ciao posto bello! Nota informativa, questo posto, essendo un campeggio diciamo così comunale all'aria aperta, costa 15 dirham a notte, che sono poco meno di 1,50 euro. Non ci sono servizi ovviamente, come avete potuto vedere, ma in Tafraut c'è un punto carico e scarico, quindi potete fare l'acqua con tot dirham, adesso non ricordo quanti, e poi ci sono gli scarichi delle nere e delle grigie gratuiti, quindi il posto è perfetto. Guarda lassù come in bilico quella. Alcune di queste rocce ovviamente ricordano forme particolari e quindi gli abitanti della zona gli hanno dato dei nomi. Questa, proprio qui davanti a noi, su questo sperone di roccia, viene chiamata il cappello di Napoleone. Ora noi con Fede ci siamo guardati e abbiamo detto, ma non ce lo vediamo sinceramente un cappello di Napoleone come forma. Ora magari ci avviciniamo e vediamo meglio. Magari vediamo dall'altro lato. Con tanto di cartello che indica il cappello di Napoleone. E anche da quest'altra parte comunque il panorama è di tutto rispetto, guardate che rocce. Lì addirittura c'è una roccia, sembra il becco di un volatile, di un rapace, e qui veramente largo alla fantasia. Poi con queste rocce di granito, con questo sole, creano dei disegni, dei colori, delle sfumature. È bellissimo! Come vi abbiamo accennato l'altro giorno, questa è la zona dei mandorli. Fede ha detto vuole quelle per pranzo. Rimangono un po' sullo stomaco. Però ti saziano, sono belle grosse. Ti saziano, vai. Ora prenderemo questa deviazione per andare a vedere una chicca, ovvero le Paint Rocks, che non sono altro che le rocce dipinte. Ne abbiamo sentito parlare e sono un'attrazione turistica qui non indifferente. Sicuramente strada sterrata, vediamo quanto è sterrata. Oggi ne faremo tante di sterrate, questa sensazione. Questo è un ponticino e poi c'è la strada, vabbè, è battuta comunque, è sterrata. Piano piano si fa. Strada sterrata, ma c'è anche l'autobus. È vero!
incontriamo un autobus adesso. Quello sembra un animale tutto accovacciato, vedi? Sembra un orso. Oh sì, guardate che figure strane. E ecco il tour che torna dalle rocce colorate. Che roba, ragazzi, troppo forte. Ciao. Ed ecco che sbucano all'orizzonte, ragazzi, le rocce colorate. Per ora ne vediamo una rosa e una azzurra, anzi altre azzurre laggiù. Facciamo passare loro. Vai, guarda loro. Non è il camion dei pompieri, ma sono i tedeschi. E ne passa l'altro. Arriva l'altro. Guardate che mezzo. Anche questo è tedesco. Esiste una sorta di giro ad anello che appunto fa questo altopiano, fa questa vallata e poi arriva nel punto dove abbiamo intravisto le rocce. Siccome lì c'era un certo affollamento, i mezzi che ci hanno sorpassato sono andati subito lì alle prime rocce colorate, noi abbiamo pensato di fare un po' il giro al contrario, quindi di farlo più largo e di arrivarci in un secondo momento, così magari forse loro saranno già partiti e troviamo... In realtà sono loro che l'hanno fatta al contrario, sono andati subito sì, alla tappa finale, noi invece ci vogliamo proprio godere l'avvicinamento piano ti piano. avvicina, perché le frecce infatti È vero però. sono nel senso che stiamo percorrendo noi. Questo è il cartello e lì c'è scritto a parte in arabo le rocce dipinte e la freccia indica di qua. Quindi loro hanno tagliato un pezzo di giro e sono andate subito alle rocce colorate, invece noi stiamo facendo il giro giusto. Ci siamo fermati un attimo per fare una foto perché da qui si vedono benissimo tutte le colline dipinte di blu con queste polpette. Chissà che spezie hanno usato per condire il sugo delle polpette. Bellissimo, meraviglioso. Ora proseguiamo e ci avviciniamo via via facendo tutto il percorso in senso orario. Backstage del drone. Sto volando col drone, non mi posso distrarre. Lì ci sono anche le polpette alla curcuma, quelle gialle. È vero. Wow, che meraviglia, ma è avventurosissimo. Da stare attenti a non insabbiarsi. Eh sì, in qualche punto c'è un po' di sabbia più alta, però insomma è abbastanza battuta. Ma guardate qua, si sono inventati queste rocce dipinte di tutti i colori, proprio tutti no, di solito sono gialle, rosa e azzurre. Questa è la zona dove ci sono più rocce colorate. La strada dov'è? Bisogna inventarsela. Qui a dritto. Qui a dritto così? Sì, giù. Fa la collinetta e poi si scende. Eccoci arrivati. Siamo arrivati a Polpettolandia. Guardate loro che mezzi che hanno. Che poi colorati sono polpetti perché sono tondi anche loro. Eh sì. Ora facciamo due passi ad annusare i profumi per decidere quale mangiare. Dopo aver fatto una piacevole chiacchierata con i nostri amici tedeschi, ora ci immergiamo in questo paradiso. Peccato che hanno dipinto queste rocce, nel senso non la pittura colorata, ma hanno fatto i graffiti, hanno le scritte, ecco, sì. Sì. Peccato perché l'hanno un po' rovinate, vedi? Avevano comunque un piccolo fascino colorato, anche se non ho capito come mai hanno dipinto. Non ho trovato ancora nulla in materia, ma ora cerco
e non poi so vi se diciamo. esatto, poi vi diciamo, non so se è stato un artista che si è svegliato la mattina e ha voluto creare questa opera, oppure non lo so, c'è un qualche motivo astrologico, non sappiamo. Certo è che per andare a dipingere quella roccia là sopra ce n'è voluto, soprattutto quante tonnellate di vernice sono state Anche necessarie. quello. Certo è che oggi fa una tonnellata di caldo, ma tanto tanto tanto, se lo dico io ci potete credere. Il vento di solito qua in queste valli mitiga un pochino il calore della giornata, ma oggi c'è zero vento e ci ustioneremo probabilmente. Mica vorrei le nuvole. No, 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 così è perfetto. Guardate dove ci ha portato Charlino, fantastico. Che bellezza. Senti qui all'ombra come si sta bene. Qui vedete c'è una strada che prosegue ma non è percorribile con il nostro van, infatti i tedeschi hanno preso le biciclette. C'è chi la fa a piedi, c'è chi si arrampica su per le polpette, un luogo suggestivo. E c'è addirittura chi fa arrampicata, ci sono tutti i moschettoni già piazzati. Bello. C'è anche scritto di non scrivere sulle rocce, però in tanti hanno lasciato l'autografo ed è un peccato. Guardate quel pietrone lì. È un peccato davvero che tutte queste scritte su quest'opera d'arte, perché alla fine è un'opera artistica. È come se uno andasse lì e mangiasse la banana di Catalan appesa al muro. Forse è un po' cerva, però. E poi se non erro, mi sa che è stata comprata quell'opera e il proprietario se l'è mangiata. Non vorrei sbagliare. Rientrati su Charlie, ho dato una sbirciata veloce per cercare informazioni su queste rocce dipinte e qualcosa in effetti ho trovato. Sono un'opera di un artista belga, Jean Veram, che nel 1985 ha avuto quest'idea di abbellire questa valle con questi colori così accesi per fare un omaggio, oltre che alla natura, anche all'amore. Quindi si è armato, pensate un po', di 18 tonnellate di colori, dai più disparati, e ha iniziato a dipingere. Ovviamente ci sono voluti degli anni per arrivare a questa situazione e pare che le rocce all'inizio fossero con colori più accesi e più vivaci, ma ovviamente con il passare del tempo e degli agenti atmosferici si sono un po' decolorate, quindi ogni tanto il colore viene ravvivato. Quindi si va dall'azzurro, il blu intenso, il giallo, il rosso, anche il nero abbiamo letto. Questo è stato un tributo alla natura e all'amore, come vi dicevo. La strada è un po' così dissestata perché ci sono i lavori, c'è la ruspa, in questo momento è in pausa e probabilmente la stanno raddoppiando. Diciamo che una carreggiata è asfaltata. Siamo appena saliti leggermente di livello. Questa strada che fa leggermente a zigzag ci dovrebbe portare verso un'altra meta da visitare molto molto interessante. Ce ne hanno parlato tutti bene i nostri amici, loro l'hanno già vista questa parte, quindi loro
hanno proseguito verso nord, ma noi non volevamo perdercela e quindi oggi, complice la bella giornata, via, siamo partiti. Ci sono panorami mozzafiato. E questo è ciò che si vede da Charlie. Ragazzi, abbiamo appena scoperto tramite l'altimetro del telefono. Io ho detto a Fede, ma qui saremo qualche metro sopra il livello del mare, ma non avevo la percezione che siamo a 1400 metri sul livello del mare. Vedrai, Tafraut è sui 1000 metri. Ma non qui avevo siamo saliti ulteriormente. ma vi rendete conto? Ma ci credo che il sole oggi picchia duro e è scesa leggermente la temperatura sui 25-26 gradi. Mamma mia, che bellezza! Ma dove siamo? Siamo oltre 1600 metri intanto, Siamo intanto senza parole. E si continua a salire. Ci siamo fermati perché ora vi mostriamo la strada che andremo a percorrere, ovvero questa gola in mezzo a questo canyon. Lì c'è tutta la strada che prosegue e alla fine della quale ci sarà la chicca della giornata. C'è anche un corso d'acqua, un po' di acqua è rimasta, si prospetta una bella strada interessante. Commento? Senza parole. Una delle poche volte, veramente. Questi sono tutti i tornanti. Ora scendiamo giù e ci infiliamo là nel mezzo. E la natura qui è sovrana. Che spettacolo! Tutti questi tornanti mi hanno messo una gran fame. A lui, a me no, Anche a Marta però, bisogna dire. E quindi ci facciamo un bel pranzetto estivo. Pomodori, tonno, olive e poi ripartiamo. Visto la temperatura di oggi ci sta tutto. Ma dite un po', ci vedete un po' abbronzati o è solo una nostra sensazione? Ci laviamo, è sole questo, e dopo aver spazzato via tutto ci mangiamo anche le fragole con la cioccolata, perché siamo in una gola e quindi la gola ci ha fatto venire gola. La gola richiama la gola. Esatto. Ripartiti dopo il pranzettino, Fede suona a tutta manetta. Forza, guarda qua. Perché guardate qua, il paesaggio e le curve parlano da sole. Guarda in alto anche.
Guardala che roba, è magnifico, è magnifico! La strada ora è in buone condizioni, però le curve sono un po' cieche, quindi non si vede dietro. Tantissimi mandorli in fiore che sono uno spettacolo. E qui, come la maggior parte dei cartelli, ci danno il benvenuto in 3 lingue. In arabo, aiuto, proprio incomprensibile, poi c'è in francese, e la lingua sotto che vedete con tutti dei segni particolari è la lingua berbera. Ovviamente queste zone sono popolate per la maggior parte da popolazioni appunto berbere, quindi molti non conoscono il francese e a volte nemmeno l'arabo, quindi tra loro parlano ancora la lingua berbera. E qui incontriamo la prima oasi, guardate che meraviglia, queste palme altissime, veramente tanto alte, e poi qua sotto c'è molto più freschino. E questa, ragazzi, è la chicca di cui vi parlavamo poc'anzi. Un'oasi! Un'oasi di palme qui nel mezzo di questo canyon. Fra le gole di Ait Mansour, perché si chiamano così, c'è il palmeto, ovvero l'oasi, che prende lo stesso nome, quindi Ait Mansour. È un frescolino, è una roba... cioè il sole picchia, però qui all'ombra di queste palme si sta benissimo. Il luogo ideale per fare 2 passi e digerire il pranzetto. Guardate che in mezzo arriva. Che mezzi che girano da queste parti, Qui la strada prosegue e c'è anche il fiume. Qui di acqua ce n'è molta di più, È il fiume che dà origine poi all'oasi. E anche alla gola. Alla Vai a gola. sapere nei milioni di anni quanto ha scavato questo fiume. È così verde e rigoglioso perché ci sono tanti alberi, palme, tanti arbusti verdi, proprio per questo fiume bello pieno d'acqua. Questi colori, non lo so, non dico niente. Ma poi ci sono tutti gli uccellini che cinguettano. Questa è una vera oasi, in mezzo al nulla. Vero paradiso. Un consiglio che forse mi sento di darvi è di venirci a metà giornata, perché ovviamente essendoci le pareti altissime, quando il sole è proprio nella verticale ve lo illumina bene, Sì. perché qui di ore di sole penso ce ne siano poche, poi si nasconde subito dietro le montagne, lì c'è poco. Pure ci sono ancora 4 ore di luce, ma tra mezz'ora secondo me qui fa buio. Idem sull'altro lato. E idem per l'alba dall'altro lato. Ci sono i palmi e i palmi. e i mandorli. I palmi. I palmi di questi qui sono palmi. Che poi, come vedete, ci sono anche delle vere e proprie case, qui ci vivono, Alla fine c'è il paesino di Mansour.
Indovinate cosa sono quei grappoloni sopra la palma? Quelli marroncini scuri bronzati? Sono centinaia di datteri. Tra l'altro c'è un tappeto anche di datteri per terra. Non capiamo se non le raccolgono oppure questi sono caduti perché non sono buoni. Non sappiamo quando è il periodo di raccolta. Intanto che passeggiamo studiamo anche queste palme, perché questa per esempio la tocco con la mano e quindi se avete un mezzo troppo alto potrebbe essere difficoltoso il passaggio. Però sembrano essere molto lisce, quindi non dovrebbero graffiare la carrozzeria del tetto. Oppure se avete di questi problemi di altezza del mezzo e avete un altro mezzo al seguito, un 2 ruote, i nostri amici hanno fatto così, hanno uno scooter e hanno fatto tutto il giro con lo scooter, lì non avreste problemi. Lì vedete Marta che fa le foto che potete trovare sui nostri canali Instagram e anche su Facebook. Che luogo! Lì ci sono anche delle case in cima. O come ci si arriva là sopra? Ci deve essere un panorama da lì, niente male, eh? Un po' di datteri, guarda, ma quelli sono quasi maturi, eh? Quelli gialli sono indietro. Sì, ma quelli gialli sono certi. Quelli altri sono quasi pronti, eh? Ciao bellino! Non mi dire che hai fame, eh? È venuto a salutarci un amico. Abbiamo un caffè. E noi gli offriamo un caffè del pomeriggio. Vieni, vediamo se ti piacciono, vieni. Vediamo intanto l'assaggio del caffè. Pare che apprezzi. Allora Sono si buoni, rincara la dose. Vai. Buon appetito. Ma come sei bellino, te sei un cucciolotto, eh. Stiamo uscendo dal palmeto. Qui sembra di essere nella cantina rispetto al sole che c'è là fuori. La strada in alcuni punti è bella rovinata e abbiamo letto dal cartello dei lavori che sono un po' indietro per il rifacimento appunto di questa strada e soprattutto per metterla in sicurezza per le inondazioni, le calamità naturali, perché pensiamo noi probabilmente è già successo che magari è arrivata un'inondazione, una frana e ha spazzato via parte della strada, perché in alcuni punti è molto rovinata. Wow, che montagna! Guardate questo come alto, questo picco! Qui omelette berbera, wow! Quante cosine! Questo è l'abbigliamento delle donne berbere. Impegnativo, guidare qui. È abbastanza impegnativo qua. Qui veramente ci aspettiamo di vedere gli indiani sbucare da una parte all'altra, di tirarci le frecce da su. Guardate che luce, che cielo. Guardate che meraviglia, abbiamo trovato questa fontanella d'acqua, bella colorata tra l'altro. Attraversiamo la strada e facciamo il pieno di fronte a questa bellezza di valle. E qui si riapre un po' la gola e abbiamo un panorama con questa luce filtrante meraviglioso. Guardate come sono carichi questi mandorli, che fioritura! Questi poi sono bianchi, ma quello è rosa. Quello è rosa. Hello. E girato l'angolo, guardate che oasi che abbiamo qui davanti a noi. Sotto di noi. Sotto di noi. È una roba pazzesca, bellissima. Ora ragazzi, your name? Muhsin. Ora Monsor. Ora ci prendiamo un bel caffè ragazzi. Dopo questo buonissimo caffè, simpaticissimo lui, troppo forti. Proprio si trovano delle persone eccezionali. Squisite, proprio meravigliose. Dicevo, dopo questo caffè proseguiamo e vediamo un po' fino a dove arriveremo. Perché? Perché qui la strada
regala emozioni e sorprese ad ogni curva. Guardate che roba! Ancora prosegue un'altra vallata con le palme, quindi praticamente lungo tutto il fiume, che poi a tratti è in secca, c'è questa striscia verdissima. Sopra, nelle due pendici delle montagne, è tutto brullo, è incredibile. Ogni tanto ci sono questi villaggi berberi che insomma veramente non hanno niente, non c'è niente. Bambini, persone sono carinissimi, salutano. Persone carinissime, eccezionali, salutano tutti. E ti ringraziano Bellissimo. di visitare il loro paese. Sì, veramente, tutti ti dicono welcome, benvenuto nel Marocco, benvenuto nel nostro paese. Questi sono paesi ovviamente da non paragonare con gli altri come Tafraout o le grandi città. Qui c'è un divario molto importante. Sono paesi remoti, difficili da raggiungere, isolati in montagna, quindi insomma la differenza si vede, si nota. Però cioè, hanno veramente tutto il loro fascino. A noi piacciono. Intanto saluto tutte le persone che incontriamo. Le persone sono eccezionali, squisite, ancora più genuine che magari nelle grandi città, ma questo succede anche da noi, come i nostri paesini di montagna e le città più popolose. Addirittura il manto dell'asfalto a tratti non c'è, poi riparte. Può dire che sia un incanto? Sei d'accordo con me? Io sono senza Incantato. parole, sono incantato. È questa, guardate che meraviglia, mai vista una pianta di questo tipo, guardate il tronco. E di nuovo la strada asfaltata si interrompe, si fa un pezzetto di guado anche se l'acqua non c'è, ma questo è il letto del fiume, ragazzi. Tutti i sassi, si fa veramente in prima questa, piano piano. Grande Ciarlino. È grande la piastra paramotore. Sì. La piastra paramotore qui è utile. È utilissima. E si risale dal letto del fiume e si torna sull'asfalto. Oh ragazzi, qui la strada è andata giù. L'è brutta qui, E noi andiamo giù di qua. Meno male hanno costruito questa via secondaria che è tutta sterrata, perché altrimenti ciao. Anche questa l'abbiamo passata. In tutta questa vallata grande dove scorreva il fiume probabilmente c'è stata una mega alluvione, perché ha divelto tutti i ponti. Questo è il terzo, Ma anche il quinto e il sesto. ecco, ponte stradale, cioè con il manto stradale che ha portato via. Tutto interrotto, come vedete lì c'è una parte rimasta del manto stradale e di quello che c'era sotto. I lavori ancora non sono stati fatti, quindi il traffico locale della zona passa tutto in queste stradine bianche che sono state ricavate con delle ruspe alla bella e meglio, poi sale, scende e rientra sulla strada principale. Charlie è in delle condizioni che non vi sto nemmeno a dire da quanto sia sporco, ma anche noi stasera ci dovremo docciare con l'idrante. E qui in mezzo a nulla pare che ci sia un campo sportivo, o sembra? C'è un cagnolino, gli diamo da mangiare. Ok. E facciamo un attimo riposare anche Charlie. Charlie si rilassa perché ha fatto tutti i guadi e c'è un cagnolino che ci segue, così lo sfamiamo. Siamo sempre a 1300 metri di quota, ragazzi. Il tramonto è meraviglioso, ci sono queste rocce incandescenti, la strada è sempre a tratti rovinata. E tutti continuano a salutare. E infatti quello che stavo dicendo è che la meraviglia di questi luoghi così remoti, di questi posti così assurdi, la gente ci vive, però c'è
una bontà d'animo, una generosità, cioè lo vediamo negli occhi delle persone, i bambini ti corrono incontro, ti vogliono salutare, anche le donne berbere che normalmente comunque sono molto schive, qui salutano tutte, a volte nelle cittadine, nei paesi tendono, sì, sono più riservate, sono veramente posti che ti rimangono nel cuore. E per ultimo, se venite qui, ricordatevi le crocchette per i cani e qualche matita, qualche caramella per i bambini, perché li farete molto molto felici. I bambini hanno degli occhi meravigliosi, sono solari con questi sorrisoni, ti salutano tutti, ti fermano. Gli ultimi ci hanno chiesto in francese come ci chiamavamo, e carini, avevano un pallone, gli abbiamo dato un po' di caramelle, contenti, perché qui veramente giocano per strada, ma nel vero senso della parola, non hanno attrezzatura tecnologica e giocano con quello che c'è. Anche li abbiamo visti giocare con i sassi. It's heavy weather, we're heading for tonight. You better take what you can, 'cause the time is right now. We only need the two of us together. Anche l'attraversamento asini, ragazzi. Guarda come sono belli in silhouette contro la luce. Si vede poco perché siamo veramente contro sole. Ciao Lucifero, ciao Pinocchio. Ciao! We only need the two of us together, 'cause we got